Oneshimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi voglio parlarvi di questa parola qua, Iken Issatsu o Ishiken Issatsu. Vi spiego che cosa vuol dire. Iken Issatsu, ragazzi, è una parola giapponese perché chi pratica le arti marziali è una parola che deve conoscere. È un concetto molto caro ai samurai e si riferisce al concetto di colpire e eliminare, mettere fuori combattimento, uccidere un avversario con un solo colpo. Ishiken Issatsu. Purtroppo nel karate, nelle arti marziali, questo termine viene praticamente ignorato da tantissime persone e vi spiego perché questo è un male. La definizione corretta di Iken Issatsu è letteralmente proprio quella di un pugno, morte certa, un attacco, morte certa, quindi è quello che si dice un colpo, un morto. Naturalmente siamo consapevoli nell'ambito delle arti marziali che pretendere di uccidere o di eliminare una persona con un solo colpo non è una cosa fattibile oppure non è una cosa molto facile, ma questo perché dovete cercare di guardare oltre il significato che la parola Iken Issatsu vuole trasmettere. Come sapete, quando nelle parole giapponesi, quando le frasi giapponesi, i giapponesi parlano, sottintendono a volte tantissime cose e Iken Issatsu non fa differenza. È vero, letteralmente vuol dire un colpo, un morto, ma poi se andiamo a analizzare bene il concetto che vuole esprimere questa frase, non è proprio solo questo qua. Innanzitutto, come ho detto all'inizio, è un termine molto caro ai samurai. Pensate un po', voi andavate in battaglia nell'antico Giappone, sul campo di battaglia con la vostra arma, pensavate davvero di potervi mettere a duellare con decine di colpi contro un avversario? Beh, non era così. Sul campo di battaglia era necessario colpire e eliminare l'avversario che si aveva di fronte velocemente per poi dedicarsi ad altro, e anche mentre stavamo combattendo con un avversario il rischio che un colpo ci raggiungesse da un'altra parte era molto alto. Quindi da qui la necessità di colpire, attaccare ed eliminare subito l'avversario per poter poi proseguire la battaglia. Non aveva sicuramente nessun vantaggio mettersi a scambiare decine di colpi con un avversario che ci stava caricando, che ci stava attaccando. Come ho detto, Iken Issatsu non va preso alla lettera per il suo significato, cioè non va preso proprio come concetto di un colpo, un morto, ma va preso come un concetto più ampio. Per esempio, possiamo dargli questo valore dicendo Iken Issatsu: quando fai una cosa, cerca di farla bene e cerca di farla bene subito. Questo è un modo di vedere Iken Issatsu più ampio, che trova molto riscontro, che trova molto senso riportato poi nelle arti marziali. Nell'addestramento passato, qualunque esso fosse, non c'era tempo in periodi di battaglia dove bisognava essere addestrati, non c'era tempo per mettersi a perfezionare per anni, per mesi un movimento, per padroneggiarlo. C'era bisogno di sapere molte tecniche e cercare di padroneggiarle al meglio il prima possibile. Da qui il concetto di Iken Issatsu: quando fai una cosa, cerca di farla bene e cerca di farla bene subito. L'idea che a livello marziale tu possa essere in grado di eliminare un avversario con un solo colpo non è poi così lontana però dalla realtà. Come potete vedere anche oggi in tanti sport da combattimento, tante volte ci sono dei colpi veramente letali che una volta che l'avversario si è scoperto, una volta che l'atleta si è portato in una determinata posizione favorevole a portare un determinato tipo di colpo, ecco che d'improvviso l'incontro finisce, perché un solo colpo portato bene in una determinata situazione è in grado di mettere l'avversario al tappeto. Anche questa è la filosofia dell'Iken Issatsu, quindi
avere bene in mente durante il combattimento che se l'avversario lascia un'apertura che io posso sfruttare al massimo, mi dà una possibilità che io posso sfruttare al massimo, ecco, è in quel momento che io metterò tutta la mia forza, tutta la mia sapienza, tutta la mia esperienza marziale, e a quel punto quasi sicuramente quel colpo riuscirà a mettere fuori combattimento l'avversario. Lo vediamo continuamente negli sport da combattimento anche estremi, dove tante volte il combattimento, che sembra equilibrato con uno scambio di calci e di pugni da entrambe le parti, a un certo punto il combattimento subisce uno stop brusco perché uno dei due combattenti riceve un colpo da Ikken Issatsu e crolla al tappeto. Un colpo, un morto, quello dovrebbe essere il pensiero. Con un solo colpo devo cercare comunque di risolvere la situazione, un po' come sul campo di battaglia che ho fatto prima l'esempio dei samurai. Se a questo punto un colpo non fosse necessario, ecco che ho la possibilità di darne un altro e un altro ancora. A questo punto potrei anche scambiare 40-50 colpi, ma la mia mentalità sarà sempre quella che ogni colpo dovrebbe essere mirato ad abbattere l'avversario. E quindi, come ho detto prima nell'esempio dell'esempio sportivo, a un certo punto sicuramente si presenterà la fase favorevole dove il colpo che io ho portato potrà andare a segno come io lo desideravo, e a quel punto avrò la grandissima possibilità di lasciare l'avversario fuori combattimento. Quindi la mentalità è quella continua di ricercare la perfezione, la massima efficacia e la massima potenza, non necessariamente prendendo la lettera che con un solo colpo io devo abbattere l'avversario, ma come ho detto, prendendo in considerazione che ogni colpo che sferro dovrebbe essere, nella mia concezione, un potenziale colpo che può mettere fuori combattimento il mio avversario. Questa è una concezione molto importante, soprattutto per chi combatte ad alti livelli. Pensare di sprecare alcuni colpi senza convinzione non fanno altro che dare vantaggio all'avversario che si ha di fronte. Così come nell'antichità ci trovavamo a combattere con un avversario molto forte, era impossibile pensare di fronteggiarlo per tantissimo tempo o con tantissimi colpi. Bisognava continuamente cercare il colpo perfetto, l'Ikken Issatsu, che avrebbe risolto la situazione. Questa è la mentalità giusta per chi pratica le arti marziali. È una cosa che ancora oggi nella pratica del Kobudo, nella spada, nelle armi giapponesi, è una cosa che si ritrova, perché l'arma di per sé viene individuata come un mezzo per togliere subito di mezzo l'avversario, ma così come è stato sempre detto, la pratica del Kobudo e la pratica delle arti marziali a mani nude vanno praticamente a braccetto, e le nostre armi naturali del corpo, che possono essere i pugni o i calci o i gomiti, quello che volete voi, sono tutte potenziali armi da Ikken Issatsu. Se usate veramente bene e soprattutto nel momento giusto, possono rivelarsi veramente punitive verso l'avversario che mi sta fronteggiando.
Ichiken Nissatsu può essere paragonato al nostro Carpe Diem, cioè devi cogliere l'attimo. In un combattimento che si sta svolgendo da magari diversi minuti, devi studiare, devi cogliere l'attimo, devi intravedere quell'apertura. In quell'apertura lì, quando andrai a riempire quel vuoto, ecco che si scatenerà l'Ichiken Nissatsu che è in ognuno di noi combattenti. E a quel punto sicuramente il combattimento prenderà una piega completamente diversa. Nel karate la parola Iken Nissatsu sicuramente è una parola che si porta dietro il karate dal tempo dei samurai. Non a caso un grande sostenitore di questo concetto era il grandissimo maestro Mas Oyama, e nominando Mas Oyama non può venire in mente il soprannome che aveva, ovvero Mano di Dio. Mas Oyama infatti era un sostenitore di questo concetto, un grandissimo sostenitore del concetto che ogni colpo doveva essere potenzialmente mortale per l'avversario che ci stava davanti. Il Ken Nissatsu è la massima espressione dell'arte marziale, quindi così come facevano gli antichi samurai sul campo di battaglia, così adesso dovremmo cercare di fare noi attraverso la nostra pratica dentro noi stessi. Fatemi sapere se conoscevate questa parola, il Ken Nissatsu, fatemi sapere se conoscevate questa, filosofia marziale, commentate qui nei commenti perché io rispondo a tutti i vostri commenti, leggo tutti i vostri commenti e mi piace interagire con voi. Lasciate like, condividete i miei video, attivate la campanellina perché potete sostenere questo mio progetto di parlare delle arti marziali, del karate, dei samurai in modo serio e degno come esse meritano, semplicemente iscrivendovi al canale. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!